Dio gridò a Mosè dal roveto: Mosè, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ho osservato la miseria del mio popolo, sono sceso per liberarlo. In queste poche parole del terzo capitolo dell'Esodo era chiusa tutta la forza del secondo libro della Bibbia. Un Dio che sente la compassione per il proprio popolo, un Dio che dall'alto dei cieli scende per operare insieme al suo popolo e al suo amico Mosè una storia nuova. Senza il libro dell'Esodo non esisteremmo. Non ci sarebbe Pasqua, non ci sarebbe Pentecoste, non ci sarebbero i 10 comandamenti, non ci sarebbe il Sinai, il passaggio del Mar Rosso, ma soprattutto non ci sarebbe questa storia di liberazione, non ci sarebbe la storia di Mosè e del suo popolo. Il libro dell'Esodo è suddiviso in 3 grandi sezioni e in parte già lo conosciamo per averlo ascoltato, letto, ma anche per averlo visto nelle tante trasposizioni cinematografiche. I primi 15 capitoli parlano della storia di Mosè e del popolo oppresso in Egitto, la nascita di Mosè, il suo tentativo di portare giustizia per il proprio popolo, la sua fuga, il suo ritorno grazie alla visione del roveto ardente, poi la lotta incredibile con il faraone, le 10 piaghe e infine il passaggio del Mar Rosso. La seconda sezione è quella del viaggio, gli ebrei fuoriusciti dall'Egitto che vanno verso il monte del Sinai. E in ultimo, appunto, questi quasi 20 capitoli dal 19 al 40 che compongono questo incontro straordinario sul Sinai, Dio, Mosè e il popolo. Le 10 parole, il codice d'alleanza e infine il tragico epilogo, l'infedeltà di Israele e il tradimento con il culto del vitello d'oro. La prima ragione per cui conviene leggere questo libro è proprio scoprire questa storia, scoprire questa sorta di triangolazione misteriosa. Un Dio che parla, un amico che lo ascolta e un popolo che è indeciso se seguire questa storia. È lo spartito che emerge leggendo tutto il testo dell'Esodo, tutto il Pentateuco, ma in fondo l'intero testo sacro. Dunque leggere l'Esodo significa in uno stesso momento leggere la storia di quest'uomo straordinario, prima principe d'Egitto, poi mandriano e poi condottiero, e al suo interno leggere la storia di questo popolo che viene liberato da un Dio che parla con il suo amico, con Mosè. Leggere l'Esodo significa allora attraversare questi simboli e scoprire che, certo, si scrive Esodo, ma si legge liberazione. Si legge Esodo, ma in realtà si celebra una Pasqua, perché l'Esodo è l'inizio di una tradizione, di una religione, quella della Pasqua, quella di un popolo redento. E Israele donerà al mondo la notte di Pasqua, la notte in cui Dio libera il proprio popolo. Davvero in questo libro c'è la radice della nostra identità religiosa. E dunque l'Esodo non è un libro da leggere soltanto, è un libro da vivere, da celebrare, per scoprire di questa storia, ma anche per scoprire se la sua storia è vera, se nella vita di ognuno di noi Dio opera salvezza, Dio scende per liberarci dalle nostre schiavitù, dalle nostre solitudini e anche dai nostri fallimenti. Io ti invito a leggere il libro dell'Esodo e ti consegno alcune parole straordinarie. La prima è quella che Mosè proferisce di fronte alla chiamata del proprio Dio. A un Dio che lo invia, Mosè risponde: chi sono io per andare dinanzi al faraone d'Egitto? Fare i conti con la propria debolezza, con la propria insicurezza, col senso di inadeguatezza. La seconda parola è la risposta che Dio consegna al suo amico Mosè: io sarò con te. Facciamo i conti con la nostra debolezza, ma poi facciamo i conti con la forza che viene da Dio. La terza parola è il Decalogo.
le 10 parole. Parola di salvezza, troppe volte viste come un'imposizione, ma in realtà è essa stessa il cuore dell'alleanza, la parola di salvezza. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Le 10 parole come condizione di libertà per il popolo che è stato liberato dalla schiavitù. E infine, a mio avviso, il simbolo più potente, straordinario che c'è all'interno di questo libro. Siamo nell'ultima parte del libro. Israele si è pervertita, adora il vitello d'oro e nella sua ira Dio, desideroso di distruggere questo popolo, darà dura cervice. E c'è questa scena straordinaria, la scena di Mosè, che si inginocchia di fronte al proprio Dio e pronuncia quelle parole, le stesse parole che Dio aveva pronunciato, chiamandolo. Desisti dall'ardore della tua ira. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, tuoi servi. Sciogliere questo simbolo potentissimo dell'ira divina e del mediatore che cerca di placare quest'ira per ricordare la sua misericordia è l'avventura più straordinaria di questo libro. Buona lettura.